Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio podcast. Oggi puntata dedicata alla base fondamentale dell'italiano, l'alfabeto. Vi indicherò tutte le 21 lettere presenti nel nostro alfabeto. Farò degli esempi e vi darò dei semplici consigli per impararle e memorizzarle al meglio. Non ci resta che incominciare. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free, with 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. La prima cosa da fare quando si comincia a studiare l'italiano è familiarizzare con i suoni della lingua italiana, come si pronunciano le lettere. È molto importante perché questo dà struttura al vostro studio e vi dà anche una base solida su cui costruire la vostra conoscenza. Può essere abbastanza difficile imparare delle frasi senza sapere come pronunciarle. Per quanto riguarda la pronuncia, l'italiano è molto semplice, perché basta pronunciare tutte le lettere che si trovano in una parola. Ci sono ovviamente alcuni suoni che potrebbero confondere, come ad esempio i suoni k, gli, sci, ma questi, magari, li vedremo in un podcast futuro. Per adesso consideriamo i suoni base dell'italiano, cominciando quindi dall'alfabeto. Potrebbe sembrarvi troppo semplice, strano, per principianti, ma in realtà non è così. Può succedere che anche studenti intermedi non sappiano nominare le lettere in italiano, quindi, quando si impara una lingua straniera, niente è troppo semplice. Nell'alfabeto italiano ci sono 21 lettere. Ora ve le dirò una ad una. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z. A come albero, il suono è aperto e la A è sempre pronunciata allo stesso modo. B come barca, C come cane. La C può avere un suono duro o un suono dolce, dipende dalla lettera che segue. D come dado, E come elefante. La E può avere un suono aperto oppure chiuso. Se c'è un accento grave, il suono è aperto. Se c'è un accento acuto, il suono è chiuso. Senza accento, il suono è chiuso. F come fiore, G come giro o gara. La G funziona come la C, quindi può avere un suono aperto oppure un suono chiuso, dipende dalla lettera che segue. H in italiano è muta, quindi non esistono parole italiane che iniziano con la H. I come isola, L come luce, M come mare, N come naso, O come occhiali. La O può avere un suono aperto o un suono chiuso. Nel caso di occhiali, la O è chiusa perché si trova a inizio parola. P come pane, Q
come quadro, R come rana, S come stivale, T come tavolo, U come uomo, V come vulcano, Z come zucchero. Ci sono poi 5 lettere acquisite che non fanno parte dell'alfabeto italiano, ma comunque le usiamo perché in italiano abbiamo delle parole prese in prestito da altre lingue. Queste sono Ilunga o J, K, X, Y, W. Quando parliamo delle lettere dobbiamo considerarle al femminile, quindi usiamo l'articolo la per dire la M, la F, la T, eccetera. Anche se avete un livello più elevato, vi consiglio di ripassare l'alfabeto italiano e i suoni di base della lingua italiana. Quando fate questo esercizio di pronuncia, vi consiglio di muovere tutta la bocca, così sarà più facile pronunciare le lettere e memorizzare il movimento per pronunciarle. Spero che questo podcast vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Vi ricordo inoltre che una nuova piattaforma è ora disponibile. Il mio podcast lo potete ascoltare anche su Apple Podcast. Date un'occhiata, vi lascio il link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo episodio.